Buongiorno amici, oggi un'altra giornata incentrata sul giretto con la moto. Oggi non sarò da solo, sarò insieme ad altri amici, i quali mi porteranno a vedere un posto dove non sono mai stato. Andremo al Mottarone, che è una montagna rotonda che si trova sopra il lago d'Orta. Se anche voi non siete mai andati al Mottarone, se la cosa vi interessa seguite questo video, ma come al solito vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Ho visto che tanti di voi seguono i miei video ma non sono iscritti al canale. Fatelo, è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Poi attivate anche la campanella, così rimarrete sempre aggiornati per quanto riguarda i video che io vado a caricare. Bene ragazzi, pronti? Siete in sella? Benissimo, e allora si va! Siamo arrivati al Mottarone con un'altitudine di 1492 metri. Il Mottarone è una montagna granitica che sorge sulle Alpi Pennine nel gruppo del Mergozzolo, a cavallo dei laghi Maggiore e d'Orta, tra la provincia di Novara e quella di Verbania, nonché la montagna più alta di questo gruppo. Fino al 1880 il Mottarone era conosciuto con altri nomi, Monterone, Motterone, Mutterone, ma fu l'avvocato piemontese Orazio Spanna che nel 1884, con il benestare del conte Guido Borromeo, nello scritto intitolato Il Margozzolo e il Mottarone, a sciogliere in maniera definitiva ed ufficialmente i dubbi circa il nome della cima più elevata del gruppo del Mergozzolo. Infatti, secondo l'avvocato Spanna, l'etimologia della parola deriva dal dialetto locale con il quale si identificava la forma di questo monte, ovvero la forma rotonda, quindi Monte Rotondo. Una volta sciolti i dubbi sul corretto nome del Mottarone, il suo nome è andato a sovrapporsi da un punto di vista sostanziale a quello del Mergozzolo e pertanto anche oggi il nome del massiccio Mergozzolo è poco diffuso, poiché viene chiamato più comunemente Mottarone o massiccio il Mottarone. Tuttavia è opportuno precisare che a livello teorico il Mottarone e il Mergozzolo sono due cose completamente diverse. Come non sono la stessa cosa il Comignolo e la Casa, come ha evidenziato nel 1884 l'avvocato Spanna.
Il merito dell'avvocato non si ferma alla identificazione del nome del monte, ma il grosso merito è stato nello sviluppo turistico di tutta la località, che fino ad allora era incentrata sulla pastorizia, che grazie al foraggio ricco di nutrienti accoglieva numerosi pastori fino a contare circa 2000 capi su tutta la località. Infatti la sua passione, ovvero la passione dell'avvocato Spanna, lo porta a pubblicizzare la località in maniera massiccia e riuscì anche nell'intento di far costruire un albergo, il Grand Hotel Mottarone, grazie alla collaborazione del Club Alpino Italiano e dell'importante supporto della famiglia Guglielmina, già titolare dell'Albergo Italia di Varallo Sesia. Purtroppo oggi il Grand Hotel Mottarone non esiste più, abbiamo soltanto i ruderi. Fino al 1911 arrivare in cima al Mottarone non era così semplice. Il monte era accessibile a piedi solo da Stresa, percorrendo le vecchie mulattiere. Ma per incrementare il turismo, il 7 settembre del 1911 venne inaugurata la ferrovia a cremagliera e trazione elettrica che collegava Stresa alla vetta. In poco più di un'ora, con tappe intermedia all'Alpino e alla stazione detta la Borromeo, il trenino arrivava alla stazione del Mottarone. Oggi la vetta è raggiungibile tranquillamente tramite due strade realizzate verso la metà del 1900, ovvero la Provinciale 41, che è quella che abbiamo fatto noi, e che percorre il versante sud salendo da Armeno, e la Borromeo, una strada a pedaggio che sale dalla località Alpino lungo il versante est. Per chi ama osservare la natura, in estate è possibile effettuare numerose passeggiate percorrendo tantissimi sentieri che partono da questa località. È possibile ammirare tantissime specie erbacee, anche rare, al punto da realizzare durante il periodo fascista il giardino botanico Alpina, che grazie ai suoi 40.000 metri quadrati ospita migliaia di specie botaniche. Bike, trekking, parapendio, arrampicate in estate oppure lo sci o le ciaspole in inverno sono alcune delle attività presenti all'interno del parco del Mottarone. Da qui lo sguardo si perde nell'infinito, nonostante la sua altezza non sia eccezionale. Con il cielo terso, la vista spazia dagli Alpi Marittime al Monviso, dal più vicino massiccio del Monte Rosa alle Alpi Svizzere, fino alla pianura padana. Uno scenario unico a solo un'ora da Milano. Il Mottarone ha una storia ricca di avvenimenti importanti. Infatti nel 1909 viene fondato in vetta uno dei primi sci club italiani. La prima edizione di una gara internazionale di sci in Italia, la Coppa d'Oro del Duce, si svolse qui nel 1935. Nello stesso anno si praticano per la prima volta in Italia in gara ufficiale le discipline di salto dal trampolino e slalom gigante. Negli anni 40 si vede qui la realizzazione della prima slittovia rudimentale, sistema di risalita. Comunque, o su due ruote, o appesi al moschettone, o sugli sci, grazie alle viste da mozzafiato e lontani dalla frenesia delle città, riuscirete a trovare il vostro benessere psicofisico. Per chi viene qui non può non assaggiare i prodotti tipici, che sono ovviamente i prodotti caseari. Famosissimo è la toma del Mottarone. Famoso è anche l'amaro del Mottarone, inventato da Fermo Morniroli nel 1948. È un infuso di colore ambrato che si ottiene dalla macerazione a freddo di circa 30 qualità di erbe, radici, fiori e spezie. Bene, la vista qui al Mottarone è qualcosa di veramente unico, nonostante oggi sia una giornata un po' nuvolosa, una giornata con della nebbia bassa, si riesce ancora a vedere sia il lago d'Orta sia il lago Maggiore. E allora sono arrivato a casa dopo questa bellissima giornata passata su al Mottarone. Ovviamente andare su, diciamo che è soltanto
una classica passeggiata della giornata, si arriva su in cima al Mottarone, si sta lì un po' a rilassarsi e poi si ritorna indietro. Comunque per chi non è mai andato consiglio di andare perché comunque il paesaggio merita tantissimo. Bene ragazzi, io ho già messo Carolina in garage, è tardissimo, oggi abbiamo perso tanto tempo in giro, ci siamo fermati, caffè un po' di qua, caffè di là, è stata una giornata all'insegna del relax più completo. Bene ragazzi, se questo video, se questa avventura vi è piaciuta, mettete un like, che è il pollicione qua sotto, like, e ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao, ci vediamo alla prossima avventura!